Le ultimissime notizie di calciomercato Inter. Facciamo un bel punto della situazione tutti quanti insieme quando siamo di fatto a meno di 2 settimane dalla chiusura del mercato di gennaio e quindi è un momento questo per fare una fotografia di quello che sta accadendo. Ci sono tante notizie che stanno uscendo in queste ore perché è una fase molto importante del mercato invernale e non solo, perché in questa fase si programmano molte mosse anche in vista della prossima estate. E quindi se vi siete persi qualcosa, se volete farvi un aggiornamento rapido e soprattutto se volete confrontarvi con noi su queste notizie, mettetevi comodi e parliamone insieme, anche perché ho visto che sul tema mercato nei nostri commenti stanno arrivando molte opinioni contrastanti e quindi voglio aggiungervi sopra anche delle mie considerazioni in base alle notizie del momento per vedere insieme che cosa sta accadendo e che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore e poi anche la prossima estate. Iscrivetevi subito quindi al canale, mi raccomando, cliccate qui sotto. Vi ricordo tra l'altro che qui sotto trovate anche la possibilità di abbonarvi al nostro canale. Perché dovreste abbonarvi al nostro canale? Innanzitutto per sostenere il nostro progetto, per permetterci di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuove dirette, nuove live e tutti gli approfondimenti che stiamo facendo in questi giorni e non solo. E a proposito di approfondimenti, proprio per i nostri abbonati, tra oggi e domani, quindi nelle prossime ore, arriveranno 2 approfondimenti in anteprima esclusiva, molto interessanti, molto approfonditi, quindi vi consiglio di restare collegati. Se siete abbonati, controllate la sezione abbonati perché tra pochissimo arriveranno appunto questi contenuti per i nostri abbonati YouTube e del club. Quindi mi raccomando, sostenete il nostro progetto e abbonatevi qui sotto. Detto questo, partiamo con le notizie, parliamo molto di mercato e partiamo da un'ufficialità, molto brevemente. È stato annunciato nelle scorse ore, nel tardo pomeriggio di ieri, il passaggio di Martin Satriano al Brest, squadra francese dove raggiunge Lucien Agoumet. La formula è quella del trasferimento temporaneo, quindi fino al 30 giugno 2022, prestito secco. Satriano che prima di lasciare l'Inter, tra l'altro, ha rinnovato anche il suo contratto, a confermare ulteriormente il feeling e la volontà da parte dell'Inter di puntare su questo calciatore che avrà la possibilità di mettersi in mostra e di guadagnare esperienza e minutaggio in una formazione comunque di prima divisione. Quindi in bocca al lupo a Martin Satriano e speriamo che possa fare quella esperienza necessaria per poi rientrare e tornare all'Inter da protagonista, cosa che ci auguriamo anche per Stefano Sensi. E arriviamo alla notizia più importante probabilmente di questo momento, la notizia che è stata lanciata da Sky, praticamente da tutte le principali testate che parlano di calcio e di mercato in queste ore. Di fatto filtrano ormai tante conferme. Stefano Sensi è molto vicino al trasferimento alla Sampdoria. Una Samp che tra l'altro in queste ore sta annunciando, o se non lo ha fatto nel momento in cui sto registrando, comunque sta per annunciare il ritorno in panchina di Marco Giampaolo dopo l'esonero di D'Aversa, una scelta importante che può essere una grande notizia per Stefano Sensi, perché sappiamo bene come Giampaolo in carriera abbia anche rilanciato e valorizzato tanti giocatori in quella zona di campo, sulla tre quarti o comunque giocatori di grande talento e di qualità tra le linee e quindi può essere una scelta importante per un Sensi che chiaramente condizione fisica permettendo, immagino partirà titolare in questa Samp a caccia di punti importanti per mantenere la categoria. C'erano diverse squadre su Sensi che avevano fiutato, sapevamo, vi raccontavamo già da qualche settimana che era evidente che l'Inter, al di là delle dichiarazioni di Simone Inzaghi pre-partita con l'Atalanta, stava valutando la possibilità di far uscire Sensi per fargli acquisire minutaggio e per rilanciarlo, cosa che all'Inter era francamente difficile, era di fatto uno degli ultimissimi centrocampisti a livello di gerarchie, lo si è visto nel minutaggio. Diverse squadre si erano mosse, si è parlato di Valencia, si è parlato di Napoli, club in cui la concorrenza era sicuramente più alta. Nella Samp molto probabilmente giocherà con un minutaggio più importante, dovrebbe partire dopo la gara contro l'Empoli, quindi Sensi dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi per Inter-Empoli, gara di Coppa Italia, ottavi di finale che si gioca mercoledì sera, e poi appunto trasferirsi a Genova con la formula del prestito secco, niente opzioni né obbligo né diritto di riscatto. L'Inter vuole mantenere il controllo di Stefano Sensi e si augura, come noi tutti ci auguriamo, che possa giocare con continuità per poi riprendersi l'Inter e anche la nazionale, perché chiaramente rimanere con questo status all'Inter lo ha portato di fatto a perdere e lo porterà di fatto a perdere la nazionale. Invece rilanciandosi alla Samp sicuramente risalgono le sue quotazioni azzurre oltre che quelle nerazzurre. Fatemi sapere quindi voi che cosa ne pensate di questo trasferimento di Sensi alla Samp, se lo ritenete una scelta giusta e secondo voi che apporto potrà dare alla Samp. Attenzione però,
accanto a Sensi, perché c'è un'altra situazione che può sbloccarsi, un'altra situazione in uscita che poi inevitabilmente, come vedremo tra poco, si rifletterà anche sul mercato in entrata. Perché Mattias Vecino è un altro giocatore che Inzaghi sicuramente si terrebbe in rosa, e se rimane, di certo Simone Inzaghi non è disperato, non si dispera nel caso in cui Vecino dovesse rimanere all'Inter, però è in scadenza di contratto, si sta già muovendo molto alla ricerca di un possibile nuovo club a parametro zero per la prossima estate. Sappiamo benissimo, vi abbiamo raccontato più volte, come l'entourage del giocatore abbia fatto filtrare più volte che il giocatore è a caccia di un club comunque di fascia importante, che lotta per obiettivi ambiziosi, e quindi ha rifiutato altri club di fascia un po' più bassa, senza fare tanti nomi. Si è presentata però una nuova opportunità, un'opportunità che si chiama Lazio, una squadra che al momento non è in lotta chiaramente ovviamente per lo scudetto, però cerca un posto in Europa, è una grande società molto importante, ma soprattutto c'è un tecnico, Maurizio Sarri, che ha un grande feeling con Mattias Vecino. Lo stesso Vecino qualche tempo fa aveva raccontato di come la sua carriera fosse svoltata proprio grazie all'incontro con Maurizio Sarri ai tempi dell'Empoli. Quindi attenzione a questa pista che può far breccia nel cuore del giocatore e può far breccia anche nell'Inter, perché l'Inter perderà Vesino a parametro zero, Vesino ha anche un ingaggio da attorno ai 2 milioni e mezzo probabilmente, che comunque per un'alternativa ai titolari è una cifra anche rilevante. Da questo quindi può dipendere anche una volontà, magari la decisione dell'Inter di monetizzare a gennaio una cessione di Vesino. Si parla di una richiesta tra i 2 e i 3 milioni di euro per il cartellino, richiesta che però secondo alcuni quotidiani potrebbe anche ulteriormente scendere, in modo da andare a risparmiare soprattutto sull'ingaggio. Questo sarebbe un po' l'obiettivo secondo varie fonti. E da questo punto di vista però bisogna trovare un incastro, perché la Lazio in questo momento, se ne è parlato molto in questi giorni, è bloccata da questo indice di liquidità, quindi non può fare nuovi acquisti finché non sistema la situazione a livello finanziario, deve fare prima un'altra cessione, e in questo senso può essere decisiva la partenza di Murici, l'attaccante che non ha fatto molto bene nella Lazio, che potrebbe andare al CSKA a Mosca. Quindi attenzione a questa pista, nel caso in cui appunto dovesse sbloccarsi la cessione, Vesino può diventare un nome molto caldo per la Lazio. Che cosa succede? Quindi che una partenza di Vesino unita a quella di Stefano Sensi più quella di Satriano non sono giocatori che hanno avuto tanto spazio all'interno dell'Inter in questa prima parte di stagione, sono giocatori soprattutto Satriano di fatto non ha giocato, lo stesso Sensi ha avuto pochissimo spazio, Vesino leggermente di più ma non troppo, quindi a livello di impatto sulla rosa non è un impatto enorme. Però è chiaro che anche a livello puramente numerico partono due centrocampisti, non entra nessuno, la cosa è abbastanza sbilanciata. Quindi un'eventuale partenza di Vesino unita a quella di Sensi apre inevitabilmente, secondo me, a degli scenari in entrata per gennaio. Quindi, come vi dicevo, l'Inter in queste ore è attivissima, soprattutto con il fatto che Steven Zhang è in Italia, quindi si stanno definendo le mosse per l'immediato, ma soprattutto con un occhio anche alla prossima estate. Quindi possiamo aspettarci qualcosa di importante nelle prossime ore, qualche sviluppo rilevante. C'è chi parla di una richiesta da parte di Inzaghi di inserire un nuovo attaccante, c'è chi dice che farebbe comodo, ecco, un attaccante magari da buttare nella mischia. Anche a me non dispiacerebbe avere un attaccante in più d'area di rigore, uno col killer instinct, eccetera. Però in questo momento hai 4 attaccanti, al momento ecco, non vedo semplicissima l'ipotesi di aggiungere un altro attaccante, considerando che ovviamente ci aspettiamo anche una crescita a livello di rendimento da parte di Joaquin Correa, che è stato il colpo praticamente più costoso dell'estate, e quindi ci si aspetta molto di più rispetto a quello che ha fatto fino ad ora. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, oggi leggevo anche nelle scorse ore, Inzaghi avrebbe chiesto esplicitamente un esterno, una priorità all'esterno sinistro, però anche qui io dico, e non so cosa ne pensate voi, ma a meno che non si consideri proprio Di Marco inutilizzabile lì sulla corsia di sinistra, e non vedo il perché, considerando che lo ha fatto e lo sta facendo anche molto bene, però ecco, secondo me fino al termine di questa stagione, considerando Darmian, Dumfries, Di Marco, Perisic, volendo D'Ambrosio, eccetera, riesce a reggere l'impatto anche in una situazione di emergenza, secondo me, sulle fasce. Quindi per me, vedendo anche un po', vi condivido lo schermo, rosa alla mano, quello che è il gruppo dei centrocampisti con Gagliardini, Vesino e Sensi che potrebbero partire, dicevamo, si rimarrebbe con Gagliardini, Cialanoglu, Vidal, Barella e Brozovic. Francamente mi sembra un po' poco, quindi l'esigenza secondo me si fa più palese, più pressante soprattutto a centrocampo, soprattutto con l'addio di Vesino come diciamo, e quindi effettivamente
un addio di Vesino aprirebbe secondo me gli scenari e gli spiragli per un arrivo di un centrocampista. Si sta parlando molto a tal proposito di Torsby, Morten Torsby, centrocampista norvegese della Samp, soprattutto perché appunto nell'ambito dell'affare Sensi Samp se ne starebbe discutendo, è un giocatore in uscita, in scadenza di contratto nel 2023 con i genovesi, non vuole rinnovare, è un profilo interessante. È stato tra l'altro cercato anche dal Watford dove c'è Ranieri che lo conosce molto bene, lo apprezza tanto. È un giocatore che a me piace, tra l'altro, lo ritengo un profilo interessante, non è un fenomeno, chiaramente, altrimenti non sarebbe, diciamo, tra virgolette, così facile riuscire a raggiungerlo. Però io ho un qualche dubbio più che altro dal punto di vista del fatto quest'Inter è una squadra che ha intrapreso un po' la via della qualità, dicevamo così, a livello di gioco, di controllo del pallone, e non so se Torsby si incastra benissimo all'interno di questa nuova era, diciamo così, dell'Inter, considerando tra l'altro che l'Inter anche in queste ore, anche in questi giorni sta lavorando con grande aggressività, con grande intenzione appunto di chiudere il colpo Frattesi in vista dell'estate, centrocampista del Sassuolo, un centrocampista che come ruolo è anche abbastanza simile, anche se ovviamente con caratteristiche differenti. Per cui la pista Torsby la teniamo lì, al momento non mi infiamma. La situazione Nandez va monitorata sicuramente, è un giocatore che può uscire dal Cagliari, c'è il Torino che è molto interessato, il Torino è forte, il Cagliari si dice che sia sceso a livello di valutazione del cartellino rispetto ai 30-35 di cui si è tanto parlato, sarebbe sceso a quota 20-25 milioni che comunque mi sembrano sempre tanti. Chissà appunto che non si possa aprire qualche spiraglio già nelle prossime ore perché nel frattempo l'Inter sta concludendo un'altra operazione con il Cagliari perché Salcedo che allo Spezia è un po' chiuso potrebbe rientrare all'Inter per volare poi al Cagliari già nelle prossime ore e quindi teniamo d'occhio questa pista anche se sappiamo benissimo che queste trattative col Cagliari, lo abbiamo vissuto negli ultimi anni, sono sempre molto molto difficili. Vado verso la chiusura. Vi segnalo che dalla Germania, ma ormai anche qui in Italia stanno spingendo moltissimo sul nome di Mattias Ginter, di cui vi raccontiamo da settimane. Sono ore calde anche per Ginter perché Ginter di fatto è fuori dal Borussia Mönchengladbach. Ha annunciato che lascerà il club a parametro zero. Per la prima volta è stato messo in panchina lui che è di fatto un titolarissimo del Borussia e si è acceso un po' il caso, un po' la frizione con il club che sta cercando di spingerlo all'uscita e di venderlo già in questa sessione di gennaio. Si parla di una richiesta a livello di cartellino di 5 milioni di euro per vendere Ginter a gennaio. In ottica Inter, francamente, anche qui la vedo un'ipotesi difficile per gennaio, per l'immediato. A meno che, come dicevo, non entri all'interno di un discorso molto più largo che dovrebbe riguardare però anche un'uscita di D'Ambrosio. Vi abbiamo raccontato che D'Ambrosio piace molto al Siviglia, però ecco, per quanto Ginter sia un buonissimo colpo per l'immediato e anche per il futuro, toccare a metà stagione questi equilibri, togliere un D'Ambrosio a metà stagione, in questo momento non lo so. Non mi convince molto, forse cercherei di toccare il meno possibile la squadra e comunque l'investimento più l'ingaggio, comunque Ginter andrebbe a prendere anche un ingaggio importante, mi sembra difficile in questa fase, più probabile invece per giugno a parametro zero. A tal proposito, dopo la fine del mercato, un'altra questione molto importante da risolvere riguarderà Samir Handanovic, che appunto è in scadenza di contratto nel 2022. L'Inter vuole tenerlo, nonostante l'ingaggio concluso di Andrea Onana, il nuovo portiere dell'Inter dalla prossima stagione. Handanovic vuole capire, ci sarà un incontro dopo il mercato, se l'anno prossimo sarà il secondo di Onana oppure se ci sarà una coabitazione e un Handanovic che può contendere il posto ad Onana da titolare. Se può giocarsela, probabilmente è molto probabile, anzi, che Handanovic rimanga almeno un altro anno all'Inter. Sempre a fine mercato poi si entrerà nel vivo di questo caso Paolo Dybala che sta facendo molto discutere nel gruppo Telegram di Passione Inter. Vedo che tutti i giorni di fatto si parla di questo caso Dybala. Di fatto il rinnovo con la Juventus è in stand-by. In queste ore il Corriere della Sera ha rilanciato una nuova notizia, ha rilanciato in maniera forte il pressing da parte dell'Inter nei confronti dell'attaccante argentino della Juventus, dicendo tra l'altro che a livello di bilancio l'Inter con le uscite di Vesino, Sanchez e Vidal sta creando lo spazio per l'arrivo di Dybala. Tutto vero, però sono 3 giocatori fuori per 1 dentro e quindi anche gli altri 2 poi in qualche modo vanno rimpiazzati, stavamo dicendo che la coperta era corta, quindi a maggior ragione se ne escono altri 3. A me continua a sembrare una pista difficile, quella che porta Dybala all'Inter, a meno di rivoluzioni offensive veramente molto molto profonde, quindi con un Dybala che magari arriverebbe affiancato
ad un altro colpo importante di spessore, un centravanti, a fronte però di un paio di partenze, quindi uno scenario per me abbastanza complesso. Vediamo. Intanto, e chiudo veramente, in Inghilterra si sta accendendo molto la corsa a Christian Eriksen, che è tornato a disposizione, diciamo così. La Football Association inglese lo sottoporrà a dei test, richiederà dei test molto approfonditi prima di firmare con un nuovo club. Ci sono diversi club molto interessati, si è parlato del Newcastle, si è parlato del Leicester, si è parlato soprattutto del Brentford, una squadra londinese che sta vivendo una stagione molto positiva a metà classifica, situazione quindi tranquilla dove potrebbe integrarsi al meglio. Vi terremo aggiornati quando ci saranno nuovi sviluppi, vi faremo sapere dove seguirlo perché veramente tutti quanti non vediamo l'ora di rivedere Christian Eriksen in campo. Queste sono le notizie principali del mercato in questo momento. Vi abbiamo fatto una panoramica, abbiamo fatto un bel punto della situazione. Alle 19:30 ci rivediamo in diretta per approfondirle e per parlare anche di campo, ovviamente, perché è un momento molto importante della stagione. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che potete sostenerci con gli abbonamenti e se mi avete seguito fino a qui, come al solito, fatemelo sapere nei commenti. Questa volta facciamo l'emoji del pollice alzato e se volete scrivetemi anche un nome fattibile che voi prendereste per l'Inter a gennaio per cercare di andare a vincere e di chiudere alla grande questa stagione. Quindi aspetto i vostri commenti e ci vediamo in diretta.